Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Quest'oggi vi porto un contenuto davvero molto interessante e più che altro saremo i primi in Italia a parlarvi del Cooking KP184. Avrei preferito che qualcuno ne avesse già parlato sul canale, almeno trovo qualche tutorial che ci spiega più o meno come funziona questo aggeggio, e invece ho cercato dappertutto e non ho trovato nessuno che ne parla in Italia. Mi fa molto piacere che sarò il primo a parlarvi di questo bellissimo aggeggino qua, e per questo vorrei ringraziare tantissimo Banggood di averci mandato questo gioiellino. Praticamente mi è stato consigliato da Tommy3D e da Enrico Stefanelli, che ringrazio tantissimo per la sua gentilezza e per la sua disponibilità, di avermi dato dei suggerimenti riguardo a questo gioiellino, anche perché io uno strumento come questo non l'avevo mai provato nella mia vita. Sarà la prima volta che provo uno strumento del genere e in questo video andiamo a scoprirlo insieme e vi racconto un paio di cosette che mi sono state suggerite da Enrico. Detto ciò ragazzi, prima di iniziare, se vuoi sostenere il nostro canale e darci una mano a crescere e portarvi altri contenuti del genere, vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un bellissimo like. Se invece vi siete iscritti, lasciate un like e un commento e magari anche una bella condivisione con i vostri amici o familiari se sono interessati a questo contenuto. Detto ciò, sigla, poi passiamo allo spacchettamento. Ok ragazzi, allora come ben vedete, oltre il nostro tester troviamo un cavo per l'attacco alla 220, un libretto di istruzioni tutto in inglese, ma anche questo ci aiuta perché purtroppo manca l'italiano e quindi dovrei arrangiarmi in qualche modo. Qui troviamo un cavo RS232 per poterlo collegare al PC e ci sarà anche un software da installare, ma quello lo vedremo magari in un altro video perché è una cosa molto complicata e ci chiede molto tempo. Qui abbiamo degli attacchi per poter collegare le nostre batterie e un cavo per poter preparare dei spinotti per le nostre batterie per testarli. Invece è questo il nostro gioiellino, si presenta in questa maniera, fatto tutto in lamiera di metallo sia sotto che sopra, con questa lamiera curva sui lati. La parte posteriore è fatta da questa plastica bianca e qui abbiamo l'attacco della 220, tasto on off e la possibilità di passare da 220 a 100 volts. Qui abbiamo l'attacco RS232. Vediamo la parte frontale, qua invece dove possiamo collegare le nostre batterie, e questo qua in mezzo per andare a fare delle misure con molta precisione. Invece sulla parte alta troviamo tutti i tasti per le varie combinazioni, una rotellina per andare a incidere sui valori indicati sul display e qui abbiamo un bellissimo display. Andiamo subito a togliere la pellicola, questo. E voilà. Insomma ragazzi, il Cooking KP184 regge fino a 150 volts, 40 ampere, 400 watt. Direi niente male. Quindi ragazzi, che dire, davvero è molto leggero, così a occhio nudo pesa intorno ai 4-5 kg, non è tantissimo. Andiamo a collegarlo alla corrente e poi vi spiego delle funzioni. Ok, allora ho collegato il cavo dell'alimentazione, andiamo a attaccarlo qua. Qui si è accesa la spia, andiamo a accenderlo. Ok, si è acceso, direi che il display si vede molto bene. Anche la ventola ragazzi si sente veramente pochissimo. Avvicino il microfono per sentire il rumore della ventola. Quindi abbastanza silenzioso, quasi non si sente. Ok ragazzi, allora sono sincero e ancora non sono pratichissimo di questo aggeggino, ci tenevo solo a farvelo conoscere da vicino e spiegarvi cosa può fare questo strumento. Poi magari col tempo mano a mano vi aggiorno su quasi tutte le funzioni che riesce a fare questo aggeggino. Il Cooking non testa solo le batterie, ma ovviamente testa anche delle resistenti, dei circuiti, insomma i vari oggetti elettronici. Noi l'abbiamo preso semplicemente per testare le batterie dei mezzi che recensiamo sul nostro canale e quindi serve semplicemente per testare le batterie e per vedere se sono davvero di qualità o no, ovvero di testare l'amperaggio totale della batteria. Ok ragazzi, allora una volta acceso, prima cosa da fare
dobbiamo andare a fare delle regolazioni. In questo caso noi andiamo a testare delle batterie, ovvero andare a verificare la vita di una batteria, se è ancora buona o no, o per testare anche una batteria nuova, per vedere se l'amperaggio portato dal produttore se quello reale o no. Allora, la prima cosa da fare, andiamo a regolare due cosette, semplicemente due cosette, quelle che so almeno per ora io, poi magari più là vi porterò altri tutorial riguardo altre combinazioni. Comunque, per prima cosa andiamo su Shift, poi Mod e ci porta in questo menu. In questo menu praticamente ha 6 funzioni. La prima inizia con A, la seconda con B, la terza con C, la quarta con D, la quinta con E e la sesta con F. A noi quella che ci interessa è la C. Andiamo su C e poi dopodiché andiamo giù in basso, andiamo un'altra volta in basso, non so se riuscite a vedere ma qui c'è scritto off, dobbiamo metterlo su on. Per metterlo su on basta spostarci con la freccia a destra. Una volta spostato sulla freccia a destra, una volta su on, dobbiamo andare a cliccare su set 2 volte e così sarà salvata. Poi c'è un'altra funzione, un'altra volta per entrare nel menu Shift e Mod e ci porta nel menu interno. Dobbiamo spostarci fino alla voce C, come ben vedete, scendiamo giù, invece su questa voce qua che lampeggia, non so se riesce a vedere che lampeggia, è messa su 1. Noi andiamo su 3 e dobbiamo metterla su on, come ben vedete, e su off. Questo praticamente serve che quando andiamo a testare una batteria e il nostro Cooking sta scaricando la batteria, quando fino a fine operazione, se per esempio voi impostate una scarica a 4 A o 6 A, quello che è, praticamente per andare a fare un calcolo ben preciso va a smezzare gli ampere impostati da voi. Se per esempio avete impostato un valore di 6 ampere, lo va a smezzare a 3 per farvi un calcolo ben preciso fino a quando non finisce l'operazione. Allora, per farlo andiamo con la freccia in basso, con la freccia destra andiamo su on, una volta messo su on andiamo su set, salvato. Poi c'è un'altra cosa che vorrei farvi vedere, andiamo di nuovo sul menu, Shift e Mod e si entra sul menu. Ci spostiamo su C, che per ora è solo quella che ci interessa a noi nel caso nostro. Allora ci spostiamo nella seconda voce. La seconda voce con la freccia destra ci spostiamo una volta e ci porta a questo valore. Se per esempio noi vogliamo testare una batteria da 36 volts, dobbiamo mettere il voltaggio minimo più o meno di quella batteria, la va a scaricare fino al voltaggio minimo impostato da voi. Questo qua non vuol dire ampere, questo non lo guardate perché è una cosa che andiamo a vedere dopo, andiamo a salvare, poi dopo andiamo a cambiare quel valore. Insomma ragazzi, per ora vi ho fatto vedere solo le cose che so e per questo ringrazio Enrico Stefanelli. Ora tanto lo testiamo fino a fondo, andiamo a provare altre funzioni, vedere un po' come funziona e poi mano a mano vi aggiorno sul canale pubblicando altri tutorial eccetera. Per completare il nostro test e per farvi vedere come funziona nello specifico, andiamo a prendere una batteria da 36 volts che ce l'ho qua disponibile, andiamo a prendere la batteria del Ducati Pro 2 e andiamo a testarla per vedere se veramente è quello il valore portato dall'azienda o no. Insomma, non perdiamoci tanto in chiacchiere, vado subito a recuperare la batteria del Ducati Pro 2 e andiamo a testarla insieme. Ok ragazzi, allora abbiamo recuperato questa batteria che è una batteria da 36 volts e da 7.8 Ah, 280.8 watt. Vediamo che una batteria ha uno spinotto XT30. Io vado subito a prendere i cavi che ci hanno dato in dotazione, sono questi qua. Li ho tagliati a metà per farne due, una sia per l'XT30 e uno per l'XT60, almeno così posso usarle su tutti i tipi di batterie. Poi in dotazione ci danno questi due spinotti per andare a collegarli al nostro strumento. Quindi io ho tagliato il cavo rosso a metà e uniti insieme. Vado a collegarlo allo spinotto, usiamo la nostra pinza.
Ok ragazzi, allora per ora ho saldato solo quelli che mi interessano. Praticamente questi sono gli spinotti che dobbiamo collegare al nostro strumento, e di qua ho fatto una specie di Y, no? Qui abbiamo l'attacco XT30 e di qua abbiamo l'attacco femmina XT60. Mi raccomando ragazzi, non sbagliate a saldarli. Se vi capita di saldare questo spinotto, ricordatevi che sulla parte piatta e non quella curva ci sta il più, e c'è scritto anche sul lato. Infatti abbiamo messo il positivo, e sulla parte curva qui piccolo c'è scritto meno. Ok ragazzi, allora abbiamo collegato la nostra Y, come ben vedete, con i nostri attacchi. In questo caso a noi ci serve un attacco XT30 perché la nostra batteria ha un attacco da XT30. Andiamo subito a collegare la nostra batteria, e come ben vedete ha rilevato subito la batteria, ha riconosciuto in automatico il voltaggio massimo di questa batteria perché è carica al 100%. Mi raccomando, quando fate un test di qualsiasi batteria, accertatevi che la batteria sia carica al 100%. In questo caso abbiamo una batteria da 36 volts e da 7,8 Ah. Ora andiamo a fare il test e vediamo se il calcolo che ci dà lo strumento è quello vero. Allora, per fare ciò dobbiamo andare, come vi ho spiegato prima, dobbiamo andare su Shift Mod e ci dobbiamo spostare sulla voce C, A, B, C, scendiamo giù sulla voce 1, come vedete se io mi sposto, si sposta su 2 e poi 3. Come vi ho fatto vedere prima, la 3 l'abbiamo messa su On, anche la prima voce l'abbiamo messa su On. Ora andiamo sulla 2. Sulla 2 dobbiamo mettere il voltaggio minimo della batteria. La nostra batteria in questo caso accende una 36 volts, la batteria quando è al 0% è a 30 volts, quindi andiamo con la freccia in basso, andiamo giù, ci spostiamo su 8 e andiamo dalla rotellina, andiamo a regolare, la portiamo su 0, ci spostiamo su 2, la portiamo su 3 e in questo caso è su 30 volts. Andiamo su Set per salvare, abbiamo salvato la nostra impostazione e mi raccomando questa voce deve essere su CC. Ok ragazzi, allora fatto ciò, prima di avviare il nostro strumento che inizia a analizzare la nostra batteria, dobbiamo andare a impostare l'amperaggio di scarica che questo strumento sfrutta per scaricare la batteria. Questo valore lo possiamo scegliere ovviamente. Il valore dell'amperaggio, che è questo qua, più minore l'è, più il calcolo sarà preciso. Che vuol dire? Vorrebbe dire che noi se mettiamo un amperaggio basso, lo strumento ci mette di più a scaricare la batteria ovviamente, e questo le permette di fare un calcolo ben preciso. Cliccando su Set andiamo a portarlo su 4 ampere. Posso portare anche a 5, a 6, a 7, però a volte non riesce a fare dei calcoli ben precisi impostando l'amperaggio più alto, cioè riesce a misurare anche 3 zeri dietro il volt, ovvero al millivolt. Quindi è uno strumento ben preciso, davvero molto preciso. Quindi una volta fatto ciò, clicchiamo su Set, lui salva, noi diamo On e come vedete ha già iniziato il ciclo di scarica e sta scaricando a 4 ampere. In conseguenza, mano a mano che scarica, qui sotto ci va a indicare le ampere ora della batteria. Insomma, ora lo lasciamo per qualche ora perché secondo me ci piega, impostandolo a 4 ampere di scarica, secondo me ci mette un paio di orette, secondo me 2-3 ore, anche 4 ore. Lo mettiamo da una parte e vi aggiorno mano a mano e vediamo quanto ci mette e quale sarà il valore, l'ampere ora della batteria. Ok ragazzi, allora come ben vedete il nostro cooking si sta comportando davvero molto bene, ha già scaricato fino a 36 volts e siamo già a 2,73 ampere ora, quindi direi che sta lavorando davvero molto bene. Tutto questo l'ha fatto in soli 35 minuti, quindi direi ottimo. Io avevo detto prima che forse ci metterà più o meno intorno ai 2-3 ore, forse 4 ore, ma vedo che sta lavorando anche abbastanza bene e sta scaricando più o meno 150-160 watt. Allora, vi avevo detto prima di impostare la scarica minima a 30 volts perché la batteria di 36 quando scarica a 0% sta intorno ai 30 volts. Però sono stato al telefono proprio ora con il nostro amico Enrico Stefanelli, lo ringrazio tantissimo per i consigli che ci sta dando, mi ha consigliato di portare il voltaggio minimo a 28 volts così per permettere al cooking di scaricare la batteria completamente. Dato che la batteria ha anche un BMS che controlla la scarica e la ricarica della batteria,
sicuramente staccherà la corrente molto prima. E così facendo testiamo anche il BMS per vedere se funziona veramente o no, se riesce a staccare la corrente prima dei 30 volts. Prima di andare su Shift Mode andiamo sulla voce C, scendiamo fino alla seconda voce e andiamo su 2. In questo caso, come ben vedete, l'avevo impostato a 30 volts. Andiamo giù, andiamo qua, qui lo imposto su, ovviamente su 2, e poi vado ad alzare fino a 28. Una volta fatto ciò basta fare set per salvare 2 volte e lui fa tutto il resto. In questo caso l'abbiamo impostato a 28 volts, così permettendo al cooking di lavorare a diritto fino a 28, ma sicuramente il BMS dalla batteria staccherà la corrente molto prima. Ok ragazzi, aggiornamento. Allora siamo a 35 volts, la scarica è sempre a 4 ampere. Abbiamo fatto finora 5.13 ampere ora, siamo quasi vicinissimi ragazzi. Vediamo ora se questo Ducati Pro 2 supera la prova o no. Mancano solo quasi 2.8 ampere ora. Ok ragazzi, il nostro cooking ha appena staccato, ha fatto un pip e praticamente, come ben vedete, ha scaricato fino a 29. Praticamente era prima a 29 e 300, io l'avevo impostato a 28 volts e però ha staccato prima. Questo vuol dire che il BMS della nostra batteria funziona benissimo, riesce a staccare la corrente molto prima e come ben vedete qua siamo riusciti ad arrivare fino a 7.79 ampere ora. Il produttore, come ben vedete, di questa batteria dichiara 7.8 ampere ora, 280 watts, la batteria da 36 volts, quindi direi che siamo andati molto vicino, cioè praticamente manca un 0,01 ampere ora. Più di così non si poteva fare. Insomma ragazzi, come avete visto, il nostro cooking si è comportato davvero molto bene. È riuscito a fare un calcolo quasi perfetto, ma si può dire anche perfetto, perché è arrivato, ha mancato proprio per un 0,01 ampere ora, che lei è nulla, praticamente quasi zero. Diciamo che è stato precisissimo proprio. Quindi che dire, da ora in poi questo gillino sarà sempre presente in officina mia, e anche potrebbe essere anche una bella idea di quella di usarlo anche nelle recensioni che fa Alfredo. Magari fa una recensione di un mezzo nuovo e nelle recensioni abbiamo pensato di fare anche il test della batteria. Oltre al chilometraggio percorsi, a prova su strada eccetera, possiamo iniziare a fare anche il test della batteria, di una batteria nuova. Magari, come ben sapete, i monopattini li fanno tutti in Cina, ci sono i modelli, quelli fatti abbastanza bene, di alta qualità, ci sono quelli di bassa qualità, ovviamente. Ci sono alcuni che fanno delle batterie, diciamo in poche parole, fasulle. Magari si dichiarano sull'etichetta che sono per esempio da 15 ampere, che poi alla fine non è vero, saranno 10 o 12. Capitato tante volte. E insomma, e usando questo gioiellino uno può fare un test e vedere se la batteria è valida veramente o no. Insomma ragazzi, che dire, ho voluto condividere con voi questa bellissima esperienza, spero che vi sia piaciuta e spero che vi sia utile. Non dico che è un strumento che lo può avere chiunque, o lo può avere, più che altro è fatto per appassionati pazzi come me, che li hobbisti come me, che li garba tanto scoprire cose nuove eccetera. Può essere utile anche per gente che hanno un centro assistenza eccetera. Insomma ragazzi, che dire, per l'acquisto vi lascio il link in descrizione. Detto ciò ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video e spero che vi sia utile. Prima di salutarvi vi invito ad iscrivervi al canale, di lasciare un like e di condividere questi video. Ciao ragazzi, questo è tutto dalla Creative, noi ci vediamo nei prossimi video.